L'icona di Rublev è il capolavoro assoluto della pittura russa medievale. Raffigura i tre angeli apparsi ad Abramo, interpretati come simbolo della Trinità. La composizione è circolare, armonica, dominata da un equilibrio spirituale perfetto. I colori, blu, oro, verde, non descrivono la realtà, ma evocano il divino. Non c'è dramma, ma contemplazione. L'icona non è immagine narrativa, è presenza sacra, finestra sull'eterno. In essa si fonda l'identità spirituale della Russia ortodossa. Con Nikitin entriamo nell'epoca delle riforme di Pietro il Grande. L'opera mostra lo zar morente in una scena intima, quasi privata. La pittura, influenzata dal modello occidentale, abbandona la bidimensionalità iconica per un realismo psicologico. È la Russia che si apre all'Europa. La figura dello zar non è più simbolo sacro, ma uomo fragile. L'arte diventa strumento di modernizzazione. Surikov rappresenta un episodio drammatico, la repressione degli sterzi da parte di Pietro il Grande. La scena è corale. I condannati, le famiglie, la folla. Ognuno è colto in un momento di tensione emotiva. La storia diventa teatro psicologico. Non c'è solo l'evento politico, ma il dramma umano. È una Russia attraversata da conflitti interni tra tradizione e potere. Repin celebra l'energia popolare russa attraverso una scena vivace e ironica. I cosacchi, riuniti attorno al tavolo, ridono e scherzano mentre scrivono una risposta irriverente al sultano. Il quadro esplode di vitalità. È un inno alla libertà, al carattere indomabile del popolo. La Russia non è solo autorità, ma spirito collettivo. Qui vediamo la Russia rurale e religiosa. La processione attraversa un villaggio tra fedeli di ogni estrazione sociale. L'artista non idealizza, osserva. La scena è densa, talvolta ironica, ma realistica. La religione è parte integrante della vita quotidiana. L'opera mostra la dimensione comunitaria e tradizionale della società russa di fine Ottocento. Con Kandinsky la Russia entra nella modernità simbolica, la scena è frammentata, quasi onirica. Figure, cavalli, case, colori si mescolano in una composizione dinamica. Non è più rappresentazione fedele, ma visione interiore. Kandinsky apre la strada all'astrazione, trasformando la realtà russa in vibrazione cromatica e spirituale. Chagall raffigura una figura che vola sopra il villaggio natale. Il paesaggio è semplice, quasi infantile. L'uomo sospeso rappresenta nostalgia, memoria, identità ebraica e russa insieme. La Russia qui è sogno e radice, non potenza politica, ma spazio dell'anima. Yuon dipinge una cittadina di provincia immersa nella neve. La scena è luminosa, serena, costruita su armonie cromatiche fredde. È l'immagine della Russia tradizionale alla vigilia della rivoluzione. Chiese, case di legno, paesaggio invernale, una quiete destinata a essere sconvolta. Con Lisinski entriamo nell'era sovietica e nell'astrazione costruttivista. Forme geometriche, linee e colori primari sostituiscono ogni riferimento figurativo. L'arte diventa strumento di progettazione del futuro. Non rappresenta la Russia, la costruisce simbolicamente. È l'utopia rivoluzionaria tradotta in linguaggio visivo. Malevich, fondatore del suprematismo, qui ritorna alla figura umana. Il contadino è ridotto a forme semplificate, quasi astratte. Il volto è anonimo, stilizzato. La Russia agricola è trasformata in simbolo universale, non più individuo ma archetipo. È il tentativo di conciliare avanguardia e nuova realtà sovietica. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!